Parma ci sembrò subito una città bella e accogliente. Eravamo imbacuccati come se fossimo al Polo Nord. Una di quelle giornate freddissime che al sud non capitano mai, neanche in pieno inverno. Ordinammo toast di gamberi, ravioli alla piastra, riso al curry e pollo alle mandorle, rilassandoci in un ristorante cinese che avevamo trovato chiedendo in giro. «Allora, come ti senti?» chiesi a Serena. Molto felice. Non vedo l'ora di esibirmi stasera. Giocherellava con le bacchette sorridendo, c'era una tensione sotto, ma prevaleva l'entusiasmo. Quella sensazione che quell'avventura potesse indirizzare le nostre vite verso qualcosa di diverso, fatto di musica e di libertà. Il concorso si svolgeva in un locale normalmente adibito alla ristorazione. Prima ancora di entrare intuimmo l'affollamento dal viavai di persone che uscivano a fumare, nonostante il freddo. Dentro, la fauna degli aspiranti stelle della musica era notevole. Chi imitava lo stile dei cantanti famosi, chi adottava look appiattiti sul genere di turno, pop internazionale, dance, new wave, un carrozzone che avrebbe potuto essere descritto a tavolino da uno sceneggiatore, ma che invece era del tutto reale. Serena si tuffò subito nelle conversazioni con gli altri cantanti. Io mi intrufolai in accesi dibattiti, disquisendo amabilmente sul panorama della musica commerciale degli ultimi anni. Per lo più bluffavo, in realtà non conoscevo molto di quel genere. Quando ci chiamarono, salì sul palco e vidi il pubblico da un'altra prospettiva. All'improvviso mi sembrò un manipolo di belve pronte a sbranarmi. Avevo decisamente sottovalutato la mia inesperienza come performer dal vivo. Diedi un'occhiata a Serena. Lei, come suo solito, non fece una piega. Iniziò a cantare, a muoversi con grande disinvoltura. Portava a tracolla il sax tenore, fa sempre la sua figura. Man mano che il pezzo proseguiva mi resi conto di quanto si potessero percepire le reazioni del pubblico come un'energia invisibile che invade l'ambiente. Fu come ascoltare Sun and Flowers per la prima volta. Partii con il solo di sax e mi lasciai andare, improvvisando il più possibile, divertendomi come non mai. L'esibizione fu perfetta dall'inizio alla fine. Ci ripagarono con un applauso caloroso ed entusiasta. Chi l'avrebbe detto? Serena mi indicò al pubblico con un gesto professionale. Max Valente, l'autore della canzone. Un altro applauso. Non si poteva chiedere di meglio. Le nostre speranze crescevano man mano che la serata andava avanti, il livello medio non era altissimo. Qualcuno piuttosto bravo, ma pochi. Poi entrarono in scena loro, un gruppo maschile napoletano, batterista, bassista, chitarrista e cantante. Suonavano completamente dal vivo. La canzone, stile blues funky, fu eseguita molto bene. Mi piacque, forse più di quanto non l'avesse apprezzata il pubblico. Quando rientrarono dal palco diedi il 5 al cantante. Bravissimi, gran bel pezzo. Grazie Max, ma siamo abbastanza sicuri che vincerete voi. Siete stati troppo forti. Non credo, dissi come in una sorta di gara di scaramanzia. Vinsero loro. La giuria aveva deciso, e forse era giusto così. Seguirono una serie di riconoscimenti secondari. Miglior arrangiamento, voce migliore, migliore esecuzione, pezzo più originale. Man mano che il presentatore annunciava i nomi, la nostra delusione cresceva. Sfociò in vera e propria rabbia quando fu dato l'ultimo riconoscimento. La migliore presenza scenica. Al primo ragazzo che si era esibito, quello che cantava male. La nostra camera era al secondo piano dell'albergo. Provammo a riposarci dopo una lunga giornata, ma la stanza adiacente era occupata dai vincitori che ridevano e schiamazzavano in continuazione. Quella notte fu la prima volta che vidi piangere Serena. Non dissi niente, non c'era niente di sensato da dire. La tenni vicina e aspettai che finisse. Tornammo a Bari con la cassetta in mano e niente altro. Sun and Flowers era una buona canzone. Lo sapevo prima di Parma e lo sapevo ancora di più adesso. Ma evidentemente il mondo aveva altri criteri. Qualche settimana dopo arrivò la cartolina. Inevitabile e gradita, come uno schiaccianoci tra le balle. Il servizio di leva. Aprile, 2 mesi dopo, in marina. La mostrai a Serena senza aggiungere altro. Mi guardò con quell'aria leggermente assente che a volte aveva e disse: Sopravvivremo, no? Sorrisi, ma già qualcosa.
Dentro stava cambiando. Episodio 10. Il militare, Taranto, e la scoperta che la lontananza rivela cose che la vicinanza nasconde.